In una terrina metto 250 g di farina, unisco 30 g di zucchero a velo, una bustina di vanillina, un pizzico di sale e un uovo medio a temperatura ambiente. Infine unisco 40 ml di vino bianco, si può utilizzare tranquillamente anche lo spumante dolce, e 20 g di burro fuso. Impasto tutti gli ingredienti, ottengo un panetto omogeneo. Avvolgo l'impasto nella pellicola da cucina, lascio riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso questo tempo, taglio un pezzo di pasta, avvolgo la restante nella pellicola per non farla seccare. Appiattisco leggermente con le mani, poi ottengo una sfoglia sottile. Io mi faccio aiutare dalla macchinetta per la pasta, ma si può utilizzare tranquillamente anche il mattarello. A questo punto, con i coppapasta di 3 misure differenti, formo dei dischi. Incido i due formati più grandi, realizzo 8 tagli, quello più piccolino realizzo 4 tagli. Sovrappongo i dischi partendo dal più grande fino al più piccolo, bagno leggermente il centro con un filino di acqua. Con l'aiuto del manico del cucchiaio di legno premo il centro per farli aderire. Man mano dispongo le rose di carnevale sulla teglia da forno coperta con carta forno. E ora le rose di carnevale possono essere cotte in forno a 180 gradi per circa 12 minuti, oppure fritte in olio di arachidi bello caldo. Friggo poche rose alla volta. Con il manico del cucchiaio di legno fermo il centro per pochi secondi in modo che si gonfino e mantengono la forma. Quando risulteranno belle dorate, scolo su della carta assorbente e lascio raffreddare. Una volta pronte, spolverizzo di zucchero a velo e poi farcisco. Con la marmellata, quella di albicocche, per i più golosi andrò a utilizzare la Nutella, decoro con la granella di nocciole. Infine farcisco le altre rose di carnevale utilizzando la crema pasticcera, guarnisco con ciliegie candite. Le rose di carnevale fritte o cotte al forno sono dei dolcetti friabili e super golosi, facilissimi da fare, ricordano chiaramente una rosa, saporite, allegre, si adattano bene alla festa del carnevale. Prima di salutarvi, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratis, condividete le mie ricette sui vari social per far crescere il mio canale.